Io sono Antonio Caggiani, ci troviamo a Taurasi, nella mia azienda, nella cantina qua. Io ho vissuto una vita molto intensa, ho fatto grandi viaggi, Cuba, Brasile, Polo Nord, in mezzo agli orsi al Polo, ma il mio cuore lo lasciavo sempre a Taurasi, facevo questi viaggi, facevo queste grandi esperienze che mi servivano poi per continuare. E arrivavo qua e mi dedicavo alla cantina. Io sono nato il 28 aprile 37. Ai tempi miei non c'era niente praticamente, non c'era niente. Noi da ragazzini che cosa facevamo praticamente? Era difficile preparare il pranzo come si prepara oggi, il pranzo, metti la tavola, metti la... Allora noi da ragazzi uscivamo e andavamo in campagna, andavamo a trovare le prugne e tutta la frutta. Quando tornavamo a casa dopo, eravamo sazi, e dice ma tu non mangi niente? No, non già siamo sazi perché andavamo cercando tutte queste cose per le campagne, perché quella era la possibilità di allora. C'erano le fave, no? Le fave. Noi ci portavamo un poco di pane e poi andavamo cercando dove stavano questi orti, queste cose. Noi eravamo, no, non ladruncoli, però cercavamo queste cose per soddisfare queste esigenze di quei momenti molto difficili per noi ragazzini. Mio padre mi diceva, mio padre terza elementare mi era un genio, riusciva a vedere tra 20 anni che succedeva: Antonio, tu non devi fare indipendente da nessuno, devi essere libero, tu devi essere libero, pensa una cosa, ti devi poter muovere senza dar conto a nessuno, devi fare una professione libera che ti consente di gestire il tuo tempo come vuoi. Allora io andai ad Avellino a fare il geometra poi là, e andavo col treno a piedi fino alla stazione di Taurasi, dalla stazione col treno e poi dalla ferrovia fino al centro di Avellino a piedi. Ho fatto grandi sacrifici, però tutti questi sacrifici mi sono serviti per la vita che ho continuato dopo. Compagno di viaggio è stata la macchina fotografica. Io senza macchina fotografica non so viaggiare. Delle volte, sai, faccio qualche sogno, mi sogno, non so, sto in Amazzonaggio, mamma mia, mi sono dimenticato la macchina fotografica. Poi di soprassalto mi sveglio, meno male che è un sogno, perché non so viaggiare. Io contesto macchina fotografica, ma vado in campagna, la macchina fotografica perché? Ma non sto fotografando il giallo di Van Gogh, ha fatto delle cose belle col giallo. Io sto fotografando tutti i colori gialli, adesso, i fiorellini, le cose. Faccio delle riprese bellissime. La fotografia è una grande passione. Me ne escono con la macchina fotografica, faccio i miei giri praticamente. Quando si esce con la macchina fotografica il mondo te lo fa vedere in modo diverso. Cioè, io dico sempre, con le foto che faccio voglio far vedere agli altri quello che non riescono a vedere. Molti guardano e non vedono. E allora io, ma pure un uccellino, qualcosa che si muove, dopo lo faccio, e poi faccio le esposizioni come vedete qua. Poi ti dà la possibilità di entrare da tutte le parti. C'è un movimento, dove vedi delle cose. Tu con la macchina fotografica ne vai sul parco, fai là perché ti danno lo spazio, perché praticamente tu devi documentare. Io ho fatto tanti viaggi, Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord, sono stato al Polo in mezzo agli orsi, ho fatto gli estremi, ho le foto là, se volete fotografare qualche cosa dopo. Ho fatto, e poi in mezzo agli orsi, l'orso bianco, sono stato 2 o 3 volte, l'orso bianco, l'orso enorme così, viaggio, ti arricchisce, tu parti, vedi tante cose, ma devi essere un acuto osservatore di tutto, non devi guardare e non vedere, devi guardare e vedere, perché ogni viaggio ti dà tante grandi idee dopo. Quelli che viaggiano per visitare una cantina devono trovare più di quello che pensano di trovare. Allora ho arredato la cantina con tutti questi materiali riciclati, botti, altre cose, anche materiali di recupero, che io sono tecnico, la demolizione di fabbricati praticamente. Io ho organizzato una cantina con un percorso. Diciamo, chi viene da noi
Viene perché vuole trovare qualche cosa di importante, di sensazione, perché quando si parla di Taurasi si parla del vino Taurasi, praticamente famoso da sempre. Prima i nostri vini una volta, prima non c'erano le cantine organizzate come la teniamo noi adesso, cioè c'erano le cantine del centro storico, tutte le uve della zona di Taurasi venivano tutte al centro storico. Là si vinificavano questi vini e poi via Ferrovia con i carri portavano queste botti di vini che via Ferrovia veniva portato in tutta Europa. Naturalmente, forte di queste esperienze passate, io ho potuto creare una cosa qua. Infatti la cantina è nata perché chi viene qua, l'enoturista, deve trovare un percorso, infatti si scende giù, si vede tutti i recuperi praticamente, è diventata una cosa bella, cioè io sono riuscito a realizzare questo mio grande sogno, perché ho potuto valorizzare tutto quello che altri buttavano, il recupero, ho recuperato tutto e ho assemblato qua. Taurasi ha un centro storico bellissimo, ma la cosa più bella del nostro centro storico è quella che sta sotto nelle viscere, non è quella che si vede esternamente, praticamente sotto stanno le cantine di una volta. Io mi vedo bambino perché io quando prima non c'erano le campagne come adesso organizzate, le cantine, cioè in campagna era solo il centro, tutto si faceva al centro storico. E noi ragazzini salivamo, andavamo là si pigiava l'uva, era una vita molto bella da ragazza e io quando vado al centro storico rivivo di questi ricordi, è bellissimo. Una cosa che non riesco a fare, adesso l'ho detto anche ai nostri amministratori, quello di fare questo percorso sotterraneo, come Napoli sotterranea, cioè sono tutti vicoletti, vicoli. È facile collegare tra una cantina o una cantina qua così. Fare un percorso, si scende giù e poi si va sotto, e diventa una cosa bellissima. Io spero di poterlo fare. Io dico sempre, le fasi, si pensa, si progetta e si realizza. Tu pensi una cosa, la progetti e la realizzi. Pure quello che sembra impossibile si riesce a realizzare quando c'è la voglia, la volontà di fare. Io adesso sogno, per esempio, per il mio paesino, il centro storico, di fare questo percorso sotterraneo, cioè collegare queste cantinole sotto. Il terremoto del 62 e il terremoto dell'80, cioè il 62. Quando io recuperavo queste cose, tutti buttavano e io accumulavo praticamente. E mi pigliavano per uno stupido, dice questo stupido che deve fare con tutto questo materiale? E poi io dicevo questo non serve adesso ma servirà un domani. Io preparo le cose per un domani, infatti dopo ho recuperato tutti questi materiali, li ho assemblati mettendoli qua giù, ho fatto le nicchie, le botti, le cose, tutti questi lavori bellissimi. Ma l'esperienza del terremoto è sempre una cosa triste praticamente. Il terremoto crea scombigli, però poi il terremoto sempre porta ricchezza, perché si ricostruisce, praticamente porta soldi, arrivano i soldi, si ricostruiscono le case demolite, praticamente c'è stato tutto questo grande movimento di ricostruzione e quando c'è un movimento di ricostruzione ci stanno i soldi. Io ho avuto una grande fortuna di conoscere il professore Moio. Il professore Moio, quando l'ho conosciuto io, lui si interessava più di altre cose, non tanto del vino. Poi io lo conobbi praticamente e andavamo a fare una gira in Francia con il suo ex preside Cassano. E vedi sto ragazzo, lo vedevo molto preso, lui spiegava perché lui stava in Borgogna, allora spiegava. E non è che mi innamorai a prima vista, ma mi piaceva come parlava. Allora io dicevo, dottore Moio, io sto costruendo una cantina, ho bisogno di una persona che mi segue. E dice, ma che vuole da me? Dice, no, ma mi deve avere la pazienza di ascoltarmi, perché se mi ascolti io posso un poco parlare. Allora insisteva, lui dice, ma non mi interessa la cosa. Allora il suo preside disse, Luigi Moio, lui lo chiamava Gigino,
Regina, ascolta questo signore, perché non lo ascolti? Stai a sentire quello che dice Antonio. Ti sta pregando di andare a tavolare al suo, poi non ti vuole spiegare, vai a vedere un po' e ti regola come se lo devi seguire o lo devi seguire, così lo spinse a venire. Da quel momento un grande rapporto, è diventato il nostro enologo, ci segue per i vini, ci dà tanti bei consigli, la crescita della cantina è cresciuta anche soprattutto per i suoi interventi, si è creato un grande rapporto, praticamente poi ci fece comprare la sua azienda, la Quindodecimo, ci trovai questo terreno, è diventato un grande rapporto di grande affetto, di grande amicizia e lui, quello che mi piace a me, che ha una grande stima di mio figlio Giuseppe Di Pino, ogni cosa va da lui per i consigli, per fare è una cosa molto. La festa si sentiva perché i giorni normali così, si mangiava un poco più così, tempo di guerra, dopo la guerra. Quando arrivava la festa allora tu tenevi più possibilità di mangiare cose un po' diverse. Allora c'erano queste tradizioni, praticamente c'era Natale per esempio. Natale, quando mia madre faceva le zeppole, no? Si facevano le zeppole, faceva le zeppole, le metteva qua. Allora mia madre dice, ma tu fai prima tu a mangiare che io a farlo. Perché non c'erano. Questi erano i vecchi ricordi, il cibo preferito.